Ciao, sono Caruso. Oggi parliamo di coscienza. Parliamo della coscienza. Siete pronti? Iniziamo con il video. Allora, un po' di domande per imbastire questo video. Parlare di coscienza con una persona che vuole fare un percorso di crescita personale è utile? Parlare di coscienza è sempre un bene? È giusto partire dalla fine di un percorso? Perché insomma, quando si parla di coscienza si parla della fine di un percorso, si sta parlando di grandi temi. Cerchiamo di rispondere a queste domande. Parlare di coscienza è sempre un bene? Beh, secondo un aneddoto di Sarva Priyananda, dice che il suo insegnante, quando era ancora a scuola, gli diceva che bisogna parlare di coscienza immediatamente. Quando si va a conoscere qualcuno, quando si incontra qualcuno, bisognerebbe subito parlare dei grandi temi della vita, perché non c'è tempo per parlare delle sciocchezze e delle frivolezze. Bisogna parlare dei temi grandi della vita. Però è vero anche nella crescita personale, quando si sta attraversando un percorso, non sono proprio d'accordo su questo, ma vediamolo piano piano nel video. L'altra domanda è giusto partire dalla fine, cioè partire da un risultato gigantesco e parlare subito di un risultato? In alcuni casi sì, è giusto, perché far sì che la persona che sta attraversando un percorso sia orientato immediatamente da un qualcosa che gli piace, da un qualcosa che vuole ottenere, e quindi c'è della motivazione a iniziare a rimboccarsi le maniche e agire. Dall'altra parte è molto 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 pericoloso, anche perché sappiamo che gli obiettivi che abbiamo all'inizio non corrispondono mai agli obiettivi che avremo alla fine, perché durante il tragitto, durante il percorso che attraversiamo, siamo cambiati inevitabilmente, e quindi quello che credevamo di volere all'epoca molto probabilmente adesso non lo desideriamo più, o quantomeno ne abbiamo una versione completamente diversa. L'altra domanda che sarebbe da porsi in questo contesto è efficace parlare di coscienza, di un tema così enorme, in un percorso di crescita personale dove la persona non ha le basi, non ha gli strumenti per poter processare questo tipo di enormità, questo tipo di concetto, e adattarlo e utilizzarlo come strumento nel suo percorso? Io sono dell'idea che parlare di coscienza dovrebbe essere un qualcosa che si dovrebbe fare più spesso, anche a tavola con amici, dare le proprie opinioni, farsi un'idea, ricevere informazioni e meditarci un po', anche perché non si può trascendere la coscienza. Dopotutto, tutto quello che noi abbiamo nella nostra vita non è altro che la consapevolezza di essere appunto coscienti che stiamo attraversando delle esperienze. Laddove non siamo consapevoli di attraversarle, o comunque non ne siamo coscienti, ecco che in pratica, che lo facciamo o meno, è come non averlo fatto. In questo contesto sto mettendo un po' insieme la consapevolezza e la coscienza. In un video di qualche settimana fa avevo già chiarito quali sono le differenze tra coscienza e consapevolezza. Magari ascoltatevi di nuovo quel video. Nel frattempo, secondo il mio modesto parere, quando si entra nella crescita personale per ottenere dei cambiamenti, dei miglioramenti, per raggiungere degli obiettivi, innanzitutto bisogna stare attenti a: si ha il mindset giusto, si sono gettate le basi di un percorso, si sono dati gli strumenti adeguati a quella persona che ci è davanti. La persona che vuole raggiungere un determinato tipo di risultati ha le capacità, è in grado di praticare a sufficienza tanto da stratificare un certo tipo di risultato, naturalizzarlo nella sua vita e finalmente poter fare il prossimo passo?
Ecco, se le risposte a queste domande sono no, no, non si ha il mindset, non si hanno gli strumenti, non si hanno le basi, non si hanno le capacità, è un po' inutile parlare di coscienza. Sarebbe come parlare dei massimi sistemi economici o politici a un bambino di 3 anni. Ti guarda così con gli occhioni grandi, ti sorride e ti dice: ma che stai dicendo? Dai, giochiamo con il mio nuovo giocattolo, che lo voglio provare, voglio fare esperienza, voglio giocare, voglio divertirmi. Ecco, però quando succede questo nella crescita personale con una persona che ti paga per voler raggiungere degli obiettivi, bisogna essere onesti. Non si può fare il passo più lungo della gamba. E questo spetta a noi operatori un po' riuscire a capirlo. Perché vedete, molte delle persone che incontro sono stati qualche decina d'ore sul web a cercare le soluzioni gratuite attraverso le ricerche di Google, attraverso le ricerche su YouTube, e si sono imbattuti in questi mega guru che raccontano che attraverso la coscienza si può ottenere il tutto, e da una parte è anche vero, ma dobbiamo attraversare un percorso nella dualità. Ricordiamoci che è inutile voler andare a incespicarsi nei grandi temi della non dualità, laddove non si è stabilizzato ancora la nostra piccola dualità, laddove non abbiamo abbastanza energie per poterci soffermare su un tema a noi caro e meditarlo approfonditamente, laddove non abbiamo il tempo necessario per poter praticare delle cose che ci rendono migliori e che ci permettono di fare il prossimo passo. Se non ci sono le condizioni per poter parlare di un mega argomento come è quello della coscienza, allora secondo me è meglio partire da un po' prima, facendo i primi passi, quelli alla portata della mano, quelli alla nostra portata. Ecco, facendo i primi passi otteniamo immediatamente, certo, dei piccoli risultati, ma sempre pur dei risultati. E questi risultati ci mettono in moto in un cammino di, tra virgolette lo metto, vincita, che ci permette di continuare ad andare avanti anche quando il sentiero si fa un po' in salita. E vi ricordo che parlare di consapevolezza, coscienza, di parlare dell'essere, di parlare dell'io chi sono, del perché siamo qui, di che cosa ci facciamo, sono temi che a mio avviso dovremmo dibattere sempre più spesso. Ma questo non significa che siano assolutamente utili sempre. Se io devo mangiare un piatto di spaghetti, non mi interessa di parlare di coscienza e consapevolezza. Ho bisogno di un piatto, ho bisogno di una forchetta, a meno che non voglia mangiare con le mani, ho bisogno degli spaghetti. E come si cucinano gli spaghetti? Ho bisogno del fuoco, ho bisogno dell'acqua, ho bisogno di una pentola, del sale e via discorrendo. Dovete imparare a capire che i vostri percorsi devono essere strutturati attraverso le vostre capacità, attraverso le vostre possibilità. Non dovete dare per scontato che una volta che avete capito che cos'è la coscienza, allora avete capito tutto, perché non funziona così. I grandi luminari che stanno parlando di coscienza, comunque tutti i giorni mangiano, fanno la popò, si devono vestire, vanno a lavorare, contribuiscono alla società. Se le basi non ci sono, è inutile voler parlare di cose altissime, di cose grandissime. Corriamo il rischio, facendo così, di mettere troppa carne sul fuoco e poi dopo va tutto a perdersi. Molte persone che hanno lavorato con me hanno avuto delle brutte esperienze perché alcuni dei loro, lo metto fra virgolette, guru, gli hanno detto di intraprendere un percorso di avvicinamento al proprio io per comprendere la coscienza, come legarsi alla coscienza, e poi alla fine erano completamente frustrati perché non riuscivano più a gestire la quotidianità e non riuscivano più nemmeno a comprendere che cosa stavano facendo. Abbiamo dovuto, ahimè, fare retromarcia, tornare indietro
all'origine, cercare di capire quanti soldi hanno da spendere, quanto tempo hanno da spendere, che spazi hanno, che capacità hanno, perché tutte queste domande devono essere fatte all'interno di un percorso di crescita personale. Se non hai delle risorse per fare i primi 2 o 3 passi, è inutile che tu voglia pensare di arrivare in cima alla montagna. Tutto questo video serve a far capire a quelle persone che stanno cercando attualmente l'ultima risposta finale, che l'ultima risposta finale non serve a niente se prima non hai avuto tutte le risposte precedenti. La risposta finale è la risposta finale, non è la risposta iniziale. E invece ogni passo è un nuovo inizio. Se io dicessi a una persona, guarda, che chi sei tu non è palpabile, non lo troverai mai, non lo comprenderai mai se non attraverso lo specchio di chi sei, ecco, questo tema, per comprenderlo, per quanto possa essere intuitivo, adesso che l'ho detto, per comprenderlo ci possono volere degli anni, ma non degli anni che stai lì ad aspettare, degli anni facendo. E che cosa fai? Strutturi un percorso per arrivare davvero alla comprensione di questo tema, di questo argomento, di questa parte finale di cui ti ho parlato. Tutti quanti hanno fatto così. Se guardi le grandi persone che hanno fatto la storia all'interno della ricerca del sé, alla ricerca di che cos'è la vita, di che cos'è l'universo, di che cos'è la coscienza, metticele tu tutte queste grandi argomentazioni. Tutti i grandi sono partiti dal primo passo, si sono fatti delle domande, hanno cercato di comprendere se avevano le risorse, se avevano le caratteristiche, se avevano gli strumenti per poter procedere. Se no, si cercano le risorse, ci si fanno le ossa, si comincia a praticare di più, si studia di più. Questo è. Io non ho da dire altro riguardo questo argomento. È chiaro che parlerò ancora di coscienza, mi piace tantissimo l'argomento dualità e non dualità. Io ho tirato su una società che si chiama Not to Duality, quindi parlo di non dualità e di dualità quotidianamente con i miei clienti, ma devo sempre stare attento a declinarle, queste argomentazioni, a loro beneficio e non semplicemente perché questa è la risposta finale e te la fai andare bene. Ognuno di noi attraversa several steps, dicono gli inglesi, una serie di passaggi, una serie di scalini. Non abbiate paura di fare un passo dopo l'altro, perché solo così arrivate in fondo al vostro cammino. Ok, io mi fermo qua. Ancora una volta, se non mi conoscete, mi chiamo Caruso Colzi, sono il fondatore di Ipnosi Naturale, sono il CEO di Not to Duality. Mi occupo certo di crescita personale, parlo di coscienza, di consapevolezza, di dualità e non dualità e aiuto le persone per arrivare al prossimo obiettivo, a strutturare il loro percorso in modo che siano più gioiosi, più felici, che migliorino le loro caratteristiche. Per far questo utilizzo tantissimi strumenti. Se sei curioso, guarda tutti i video che ci sono sul canale di Ipnosi Naturale su YouTube. Se hai delle domande specifiche, mi raccomando, scrivimi un commento qui sotto e vedrò di fare un video apposta per rispondere a te e alle persone che sono curiose della risposta per la domanda che hai fatto. E a me non mi resta altro che augurarvi una buona serata e ci vediamo al prossimo video. A presto!